consumato oramai dalle fiamme. Cerchi di ravvivare il fuoco, soffi. La fuliggine si alza nell'aria. Ti dirigi verso una finestrella. Vuoi aprirla, ma le ante, vecchie e legnose, sembrano incollate tra loro. Sposti allora le tende, ruvide sotto le tue dita, e rimani a bocca aperta. Un panorama mozzafiato si presenta davanti ai tuoi occhi. Vette impervie ed innevate primeggiano sull'ambiente circostante, così alte che sembrano toccare il cielo. Non puoi che sentirti piccolo di fronte a tutta quella maestosità. La neve, bianca e immacolata, ha ricoperto ogni cosa. Il colore del cielo, invece, sembra preannunciare una tempesta di neve. Noti qualcosa in lontananza. Stringi gli occhi, come a voler vedere meglio, ma niente, non riesci a capire. Ed è allora che scatti verso la porta, affascinato da quel paesaggio. Prendi al volo il cappotto e una morbida sciarpa che sistemi velocemente intorno al collo. Poi avanzi verso l'esterno. Un'aria gelida fa subito capolino, facendoti rabbrividire. Senti la punta del naso che inizia a pizzicare. Scendi lungo il vialetto innevato, facendo attenzione a non scivolare. La coltre bianca, soffice, si appiattisce sotto i tuoi piedi. Intorno a te c'è un silenzio assoluto. Puoi sentire chiaramente ogni tuo passo. Tutto sembra così candido, così uguale, eppure sai benissimo dove stai andando. Ti senti solo meravigliato dalla bellezza che ti circonda. Non c'è posto per altre sensazioni. Gli abeti, coi rami carichi di neve, ti fanno strada verso una lunga stagionata. Ed eccolo lì, un lago ghiacciato, di una forma perfettamente circolare. La sua superficie brilla. Ti avvicini completamente incantato. Ti vengono in mente quelle scene dei film in cui i bambini pattinano sugli specchi d'acqua gelati e ti chiedi se sarebbe possibile farlo anche in quel luogo. Ti viene voglia di saper pattinare
sempre più stupito. Non hai paura, anzi, ti senti del tutto al sicuro. Ti senti tranquillo, sereno. Lanci un'ultima occhiata al lago ghiacciato, come a non volerlo dimenticare, e poi ti avvii con calma verso la baita, prima che la tormenta imperversi. Riconosci il suo tetto rosso e spiovente e, in un secondo momento, vedi il fumo che fuoriesce repentino dal comignolo. Il calore della baita ti invita a liberarti degli indumenti bagnati. Non puoi che piazzarli